Ciao ragazzi, io sono Wendy, per chi non mi conosce, e vi do il benvenuto a una maratona di pulizie dopo le Epifanie. Dopo aver trascorso del tempo a festeggiare le vacanze, può essere un compito impegnativo rimettere la casa in ordine. Quindi, unisciti a me mentre affrontiamo questo difficile compito di forma rilassante e produttiva. Rimuovere decorazioni natalizie. Il primo passo cruciale è rimuovere tutte le decorazioni natalizie, che sinceramente non vedevo l'ora. Prendo la scatola di cioccolato di Perugina e via via rimuovo le luci, che io le metto in questa palla che mi serve anche come decorazione sotto l'albero. Rimuovo anche gli ornamenti natalizi, che questi tutti avevano la sua scatola, però si sono rovinate con il passo del tempo e ora le conservo dove posso. E per ultimo l'albero, che di questo c'è ancora la scatola. Assicuriamoci di conservare tutto in modo organizzato per il prossimo anno. Adesso Emily non crede più alla Befana, perché è diventata più grande e ha iniziato a vedere le tradizioni in modo diverso. Ora preferisce festeggiare altre ricorrenze o credere in altre tradizioni. Ad esempio, ieri ha voluto passare la giornata insieme alle amiche, andando a trovarle alla pista da pattinaggio. E meno male che entrando alle medie si è trovata con questo gruppo di amiche, che anche loro hanno questa passione per il pattinaggio e si trovano ogni tanto. In realtà sono molto sportive ed è una cosa piacevole sapendo che mia figlia si trova benissimo in un gruppo così. Riordinare e pulire gli spazi comuni. Ora è il momento di concentrarmi sugli spazi comuni come la cucina e il soggiorno. Pulirò i piatti sporchi della colazione nel mio caso, però prima pulirò il tavolo che, come voi sapete, che anche se metto una tovaglia, a me piace sempre darle con un pochino di sgrassatore alla fine. Anche alle sedie, che essendo trasparenti le impronte si attaccano e si vedono di più. Questa volta, come sono poche cose da lavare, le farò a mano. Io li asciugo sempre finito di sciacquare e li ripongo al suo posto. E passerò con lo strascio con lo sgrassatore per il piano lavoro e il piano cottura. Riordino ogni oggetto fuori posto e mi metto subito a spolverare una volta finito.
Quest'anno, avendo passato il fine anno fuori Bologna, abbiamo preferito passare l'Epifania in casa. L'anno scorso abbiamo fatto una gita a Valencia di 4 giorni. Dico una gita perché ci siamo dedicati a vedere quasi tutta la città e in più abbiamo dedicato un giorno completo alla città delle arti e le scienze e un altro a rilassarci sulla spiaggia, che anche non si poteva fare il bagno, era piena di gente che facevano passeggiate e anche picnic. Adesso ti anticipo che finite tutte queste feste, comincerò con le maratone di pulizie di ogni parte della mia casa. Quindi iscriviti se ancora non l'hai fatto. Ricordati che è gratis e a me fai felice con poco. E se sei arrivato fino qui, lasciami anche un commento, non essere pigro. Con un salutino mi basta. Profondità delle pulizie. Ora che ho affrontato i compiti essenziali, albero e ordinato il salotto compreso, è il momento di dedicarmi a una pulizia un po' più approfondita. Spolvero le mensole, pulisco i vetri e darò una bella pulita ai pavimenti. E anche al tappeto, che lo pulirò prima con l'aspirapolvere e dopo con vapore. I vetri li farò con lo spray per i vetri, che è da un bel po' che lo uso. E il pavimento lo farò con il moscio e metterò un tappo di mastro lindo nell'acqua. E per ultimo darò la cera per il marmo. Vi dirò che nel mio paese non si festeggia come qua il 6 gennaio e mi ricordo che la prima volta che abbiamo festeggiato qui in Italia con la bambina è stata a Ferrara. Aveva solo 18 mesi, lei non si ricorda niente visto l'età che aveva, però a me è rimasta impresa di quando hanno bruciacchiato la strega, perché questo della Befana mi sa che lo fanno solo qui in Italia, che i bambini aspettano una strega, perché io conoscevo da sempre il 6 gennaio come il giorno dei Re Magi. Veramente non vedo l'ora di ritornare alla normalità quotidiana. E meno male che io da prima di fine d'anno avevo già tolto un po' di decorazioni, come avete visto nel video scorso. E per chi arriva adesso ve lo lascio in un link e andate a vederlo finito questo. E ti ricordo ancora che finite tutte queste feste comincerò con le maratone di pulizia di ogni parte della mia casa. Sì, in quelle parti che non tocchiamo quasi mai. Quindi con questo vi voglio dire che se ancora non ti sei iscritto le perderai tutte, perché se no, come fa YouTube ad avvisarti? Ecco fatto! Dopo una bella pulizia, la casa è tornata al suo stato originale, pulita e ordinata. Non c'è niente di più appagante di vedere il lavoro svolto. Voi come affrontate la vostra post-epifania? Non dimenticatevi di divertirvi lungo il percorso. Se ti è piaciuto questo video, ti saluto e ci vediamo al prossimo in questo tuo canale Vlogs di Wendy. Ciao!